Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ancora una volta a bordo del nuovo Nissan Juke, protagonista del nostro ultimo test drive. Nello scorso video di questa playlist vi ho mostrato, trovate tutto quanto qui in alto nelle schede, il sistema infotainment della vettura, ma questo è un tutorial più breve per andare al sodo. Se magari andate di fretta, l'avete appena noleggiato dall'aeroporto, l'avete appena acquistato e non vedete l'ora di sentire la vostra musica preferita della playlist personale, vi mostrerò come collegare lo smartphone via Bluetooth alla vettura. Scopriamolo subito. Bene, questo è il display da 8 pollici centrale touchscreen di questo nuovo Nissan Juke. Come fare quindi per collegare il nostro smartphone via Bluetooth? Chiaramente con i cavi possiamo usare Android Auto ed Apple CarPlay, ma clicchiamo su Collegamenti, Bluetooth, Aggiungi nuovo, ne possiamo scegliere 6. Il sistema attende che il dispositivo inizi l'associazione. Col menu Bluetooth del cellulare, Impostazioni, cercare dispositivi Bluetooth vicini. La mia auto ha trovato il mio telefono, che per darvi un po' di contesto è un iPhone 8, mi ha già trovato quest'auto, vedete WeDrive Carlo connesso, consentiamo, praticamente l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto la ricerca tramite il nostro smartphone, se è un Android lo farete tramite la vostra personale e familiare finestra di connessione Bluetooth e abbiamo quindi aggiunto il nostro telefono all'interfaccia della vettura. Qui possiamo andare a selezionare se vogliamo o non vogliamo le telefonate, quindi la sincronizzazione di contatti, musicale o anche solo con le informazioni, chiama, rubrica telefonica, invia messaggio di testo, ricevi messaggio di testo e streaming audio, quindi veramente molto semplice, ve lo ricordo ancora una volta cliccando qui in basso e poi andando a Bluetooth. Per avere accesso proprio alla rubrica, se vogliamo, alla nostra libreria musicale, basterà andare su Sorgenti, passare da AM/FM ad audio Bluetooth, che in questo caso è illuminato, e abbiamo anche la musica già pronta. Un sistema abbastanza intuitivo, come intuitivo è tutto quanto l'infotainment del nuovo Nissan Juke 2020. Voglio sapere da voi cosa ne pensate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, lo avete trovato utile, lasciatemi un bel pollice in su. E prima di salutarci, qualcos'altro. Perché? Perché vi consiglio di iscrivervi al nostro canale, cliccare sul campanello per non perdervi le notifiche su tutti i nostri prossimi contenuti, di seguirci su Facebook e Instagram e anche di non perdervi l'articolo completo sul nuovo Nissan Juke su WeDrive.tv.